Salve, oggi andiamo a vedere il mouse OP1 Kenobi, no, OP1 Wireless 4K di Endgame Gear e andiamo a vedere subito nella confezione cosa c'è. Intanto vi dico, c'ha i tasti Kail GX Speed, che poi andremo a vedere quando facciamo il test dei tasti con il tool OSL TTCS, TTC Silver, vabbè, PixArt 3395, quindi non l'ultima versione, Nordic, due tipi di piedini nella confezione, 335 mAh di batteria, 58 grammi ed è un mouse abbastanza piccolo dedicato alla presa claw. Come dicevo abbiamo anche piedini di scorta e nella confezione, come appunto ho detto, abbiamo sia i piedini di scorta che gli adesivi per il grip. Come vedete facciamo subito questa, come vedete ci sono questi due fori, facciamo subito questa parte così me la levo di mezzo, e come invece quest'altri sono montati sono diversi, come vedete, però tutti danno la possibilità di accedere alle viti perché, come vedremo ora nella foto, perché come abbiamo visto è possibile smontarlo e nel sito Game Gear possiamo trovare i tasti di scorta da poter cambiare in modo molto semplice, visto che sono collegati alla scocca sopra e non alla scheda madre sotto sulla base, che è una scelta buona per chi vuole testare tasti, oppure anche se vuoi collegare il tool per il click latency, hai la possibilità di collegarsi direttamente al pin in maniera molto semplice senza nemmeno dover saldare, perché magari ti bastano dei connettori specifici e adeguati. Bene, detto questo, piccola digressione, piccola parentesi: se quando fanno le confezioni anche carine tutti pensano a doverle spacchettare, però mai nessuno pensa a quando se li devi richiudere e rimettere in scatola sono sempre un casino da rimontare, e questo spesso mi fa bestemmiare abbastanza. Finita ora la parte dell'unboxing, andiamo a vedere il mouse. Per quanto riguarda il mouse, è, come dicevo, un mouse dedicato più che altro alla presa claw, variabile presa claw, perché specificatamente per via della forma, non tanto per la dimensione, che va bene, sì, è piccolo, 118 mm, non sono tanti per nulla, è anche abbastanza stretto, che permette di impugnarlo perfettamente claw, non perfetta, non ottimale per la finger, perché appunto ha questa gobba molto pronunciata, eye bump qui, e la parte finale chiude abbastanza secco il taglio finale dietro, per cui diventa quasi obbligatorio doverlo impugnare poggiando la mano, tenendolo in maniera con una presa impugnatura claw. Tra l'altro finger non è nemmeno, secondo me, studiato benissimo, perché già i tasti laterali sono abbastanza alti e non facilmente raggiungibili. Inoltre, se si vuole impugnare finger e non toccare, quindi avere per forza la claw, o palm, ma palm ci vuole una mano piccola, i tasti laterali non sono raggiungibili facilmente, come vediamo, perché tocca stare parecchio indietro e uno non ci si arriva, quindi diventa molto innaturale la posizione. E tra l'altro, obbligandoci a questa impugnatura e venendo dall'M8 di XT-RFI Cherry, ora Cherry, che ha acquisito la marca svedese, venendo da quello dove non abbiamo la parte del connettore di fronte, quindi cioè, la mano invece di stare così sta così, che è molto più naturale e stanca molto meno. Questo invece devo dire che obbligandomi a appoggiarla mi stanca un po' anche per la posizione delle dita, però questa è una cosa personale ovviamente. Come dicevo, ha un sensore 3395 e questa nuova caratteristica dei tasti GX Speed. Allora, su Endgame purtroppo hanno ritardato tantissimo l'uscita dei mouse, che erano innovativi al tempo, mentre quando sono stati poi accessibili a tutti
sono risultati meno al tempo, erano già un pochino superati. Infatti questo poteva essere un top magari l'anno scorso, ma ormai insomma direi che è un pochino superato. Tra l'altro anche con una batteria di 335 mAh e un'autonomia di 30 ore in 4K, con un peso di 58 grammi, devo dire che è un pochino indietro, perché adesso ci sono mouse che non arrivano a 40 grammi con 500 mAh, quindi garantiscono un'autonomia superiore. Inoltre supportano anche il tipo 8K via cavo e 4K wireless, oppure 4K sia wireless che cablato, e questo è un pochino indietro perché col cavo sono 1000 di polling rate e 4K solo via dongle. Va detta una cosa, il dongle è molto carino, e va detta una cosa, che il cavo è superlativo. Cioè è proprio perfetto, non c'è niente da dire sul cavo, non è troppo morbido, non è troppo duro, e soprattutto ha questa funzionalità col connettore rialzato così, che lo permette di non toccare, che non tocchi sul mousepad e non dia fastidio durante i movimenti. Allora, per quanto riguarda la rotellina, è abbastanza valida. Purtroppo spesso mi trovo a premerla, il click è molto molto leggero, spesso mi trovo facendo lo scroll mi trovo a premere il click, per cui insomma non è, forse un pochino più duro o un pochino più grande la rotellina sarebbe stato meglio, perché così impedirebbe di cliccarlo senza volere. Per quanto riguarda poi il resto, per quanto riguarda il coating, purtroppo, ora non so se si riesce a vedere perfettamente dal video, ma il mouse tende a macchiarsi in maniera allucinante. Cioè non è che a me interessi molto, però insomma, su un mouse che costa sui 120 euro avrei preferito un coating migliore, che rendesse, perlomeno non si vedesse così, e tra l'altro è anche abbastanza scivoloso, per cui non favorisce certo un ottimo grip. Scivoloso, però io ho le mani sempre abbastanza secche, per cui mi tendono a scivolarmi più di altri utenti. Come mouse, il primo impatto che si nota è una bella solidità, si vede che è un mouse fatto ad alto livello, però ci sono dei però grossi. Allora, io avevo già fatto il video l'analisi per questo mouse, però appena arrivato, pensando poi di dare un po' le impressioni usandolo un po'. Preferito rifarla completamente, per cui questo, vedete, è l'unica versione che è uscita e che sia pubblicata. Purtroppo, dicevo, ha un problema di risveglio. Quando va in stand-by, a parte è lentissimo a riprendersi, e tra l'altro io ho un sistema operativo nuovo, pulito. Ora io stavo notando una cosa però molto strana, perché qui mi dice 500 mAh, mentre qui invece dà 335 mAh, per cui anche questa non è una... non sono via. C'è qualcosa che mi sfugge in questo mouse, che sembra essere stato fatto benissimo a livello strutturale, però con qualche grave mancanza. E dicevo, a livello è molto lento a riprendersi. Quando fai, per dire, magari Alt Tab fra due programmi, fra due finestre Windows, lagga tantissimo, e sulla sospensione va sempre spento e riacceso perché non si riattiva, sulla sospensione del sistema operativo di Windows, in caso uno lo utilizzi. E inoltre, anche quando sta in stand-by, mi è successo diverse volte di doverlo spengere e riaccendere perché non si riavviava, nemmeno inserendo il cavo, per cui devo dire che qualcosa non quadra. Ho paura che sia stato fatto per farlo uscire, ci abbiano messo troppo tempo all'inizio e poi non sia uscito
come dovrebbe essere, considerato che si parla di mousepad su 120-130 euro, insomma non sono cose accettabili secondo me. Software è spartano come pochi, come ora vedremo nella parte dedicata agli switch e al lag, al click latency e alle nuove feature. Vedremo tutta l'ultima sezione, per cui direi di fare subito le conclusioni finali adesso e poi andarci a vedere la parte dedicata alla nuova caratteristica del GX Speed e click latency e via discorrendo. All'inizio avrei detto uno dei migliori mouse che abbia mai provato, appena messo, appena impugnato. Dopo pochi giorni, una quindicina di giorni di utilizzo, devo rivedere molte del primo impatto. È un mouse che secondo me è arrivato in ritardo, non è finito, rimane un buon prodotto, un ottimo prodotto a livello di struttura e qualità costruttiva, però ci sono dei problemi grossi, insomma, non tanto magari per il gaming quanto nell'uso quotidiano. Mouse che ha vi spoilerò intanto che ha una latenza veramente minima sul click latency, però ecco, ne parliamo di tutto questo discorso, ne parliamo nella parte seguente, per cui io non lo consiglio assolutamente, anche perché ho detto no. Cioè a questo punto anche per giocare preferisco consigliare l'XTR M8 che costa 40-50 euro meno, 40 euro meno tutti, oppure la M68 magari anche solo 1000 Hz, costa molto meno, è più comodo da utilizzare, permette impugnature diverse, si adatta anche a mani un pochino più grandi e permette qualitativamente è uguale, forse meglio, e però non ha il minimo problema nel livello di risveglio, di autonomia a nessun tipo, insomma. Per cui bello da vedersi, bello come primo impatto, però non lo consiglio assolutamente. Ora passiamo alla parte dedicata agli switch. Grazie. Vediamo adesso il sound test dei tasti. Come abbiamo sentito non sono assolutamente male, la corsa è minima, sono leggeri da premere, non mi dispiacciono, cioè, purtroppo le taste laterali non sono facilmente raggiungibili, specialmente se uno ha intenzione di giocare claw finger. Rotellina è buono come scroll, però purtroppo come si è sentito che ogni tanto la premevo per sbaglio, è molto facile premere per sbaglio, per cui insomma da starci attenti. Non è facile, essendo bassa così, non è facile il click orizzontale, però insomma ce la possiamo fare. Temo che bisogna, per fare il click orizzontale, se qualcuno utilizza, debba cliccare anche sul tasto. Anche questo insomma non... ho detto, secondo me manca qualcosa a questo mouse. Mi dispiace perché effettivamente sarebbe stato un bel prodotto. Sta cosa di cui c'è scritto 500 mAh e là sulla scala 3,35 dimostra che c'è qualcosa che non quadra. Vediamo questo nuovo Novikayil GX Speed. Praticamente funzionano all'inverso, invece di creare un contatto quando avviene la pressione, il contatto c'è sempre, al momento in cui facciamo pressione e si dividono, praticamente si stacca il contatto, parte il click. Teoricamente dovrebbe avere meno lag perché
non c'è la corsa meccanica per il tasto. Però vediamo insomma in avanti se effettivamente funziona o no. Qui vediamo il software dove poterlo attivare, ovvero sia lo speed mode o il safe mode, e di seguito vediamo i risultati delle latenze. Passiamo ai risultati effettuati con OSLTT CS, il tool. Quindi ho eseguito sia il click test col microfono che con i connettori per calcolare anche il travel pre-click, e chiaramente ho effettuato tutti i test a 1000 Hz, 2000 Hz, 4000 Hz di poly rate, e sui 4000 Hz ho effettuato anche i test con il GX on o su safe. Come vediamo, i migliori risultati sono in condizioni wireless, perché sul wired non ci siamo proprio, si raddoppia il lag. Ho effettuato in versione wireless senza l'opzione GX Speed, perché come possiamo vedere su GX Speed On purtroppo viene aggiunto del lag. Il risultato peggiore chiaramente sono 1.776, viene raggiunto col on GX Speed, però calcolando anche il travel, per cui sui 4 millisecondi teoricamente, quello che ci possono essere, sono tutti dati dal travel del tasto. Quindi quello che poi, come spesso accade, quello che sulla carta teoricamente dovrebbe essere un plus, poi quando vai a effettuare reali test fatti decentemente, si rivelano sempre dati sulla carta con nessun vantaggio reale nell'uso. Questo fa capire che tante volte meglio lasciare tutto com'è senza andarsi a infilare in imbuti. Comunque rimane un click latency spettacolare per questo mouse, dove effettivamente viene giustificato il prezzo. Qui chiudo la recensione lunga, perché poi ho voluto affrontare questo aspetto, però facendo solo una piccola parentesi, aprendo una piccola parentesi. Allora, quello che effettivamente sono, allora, 1 millisecondo contro 7, 8, 10 di altri mouse, che però magari costano il doppio, ecco, questa piccola differenza, perché piccola se presa da sola, e ancora più piccola se si viene calcolata tenendo conto di tutto l'input lag totale, del tempo di reazione umano, può fare la differenza. Sì, sicuramente magari per espertissimi o pro player la differenza si può sentire, però ecco, per utenti normali non so se può giustificare una spesa maggiore a avere magari un 5, 6, 7, 8 millisecondi in meno di click latency, che poi va visto se questo click latency è supportato dal travel del tasto, perché se tu mi guadagni 5 millisecondi sul click, però me ne perdi 10 solo col travel, non ha assolutamente senso. E calcolare il travel dall'inizio del processo fino alla fine della corsa, ritornare su e riprocedere e rifare tutta la corsa di nuovo fino al secondo click è quasi impossibile. Però ecco, secondo me porta via molto più tempo del click latency. Quindi chiudiamo, vi lascio con questa parentesi aperta praticamente, e ripeto che come al solito, visto quello che dovrebbe essere sulla carta un plus, tante volte si rivela un fail. Bene, vi ringrazio e chiudo qui perché è stata lunghissima. Ciao, alla prossima!